Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Darifest. Oggi argomento molto discusso, i biomedia. Quelli di voi in possesso di un acquario di acqua dolce sapranno sicuramente l'utilità dei cannolicchi. Vengono usati per dare casa ai batteri, quindi aiutano attivamente a controllare la qualità e la stabilità dell'acqua in colonna. In un allestimento marino invece ci sono sempre stati vietati in quanto definiti inutili e pericolosi. Questo perché una delle differenze sostanziali con l'acquario dolce, oltre alla salinità, è la presenza di un forte movimento, che favorisce uno spostamento e un deposito maggiore di sedimenti più localizzato. Questo porterebbe il filtro con i cannolicchi a spostarsi, ok? Perché cammina, ogni tanto prende, se ne va, fa un giro e torna. Questo porterebbe il filtro con i cannolicchi a Io non riesco a dirlo. Alleluia! Questo porterebbe il filtro con i cannolicchi a sporcarsi molto velocemente, creando così l'effetto contrario a quello desiderato, ossia una zona ricca di materiale inquinante, tipo il pesce morto che ho tolto prima. Come facciamo quindi a dare uno scopo a questo materiale filtrante anche in un acquario marino? Sicuramente il passaggio forzato in un filtro biologico, inteso come struttura di supporto arricchito con spugne sintetiche, porterebbe in poche ore ad un accumulo di sporcizia e dunque richiederebbe della manutenzione troppo elevata. Perciò sono stati inventati negli anni dei materiali ceramici adatti all'acquario marino, con lo stesso scopo dei cannolicchi, ossia i biomedia. Dai siforax alle biosfere e ai mattoni, la differenza è data dal cambio di porosità che è maggiore negli ultimi due. La tecnologia ha permesso di ricreare degli ambienti colonizzabili da tantissimi batteri diversi. Il loro scopo è dunque quello di simulare il lavoro di rocce e sabbia, ma in una versione più compatta e posizionabile in SAMP. Si devono comunque prendere degli accorgimenti per farle lavorare al meglio. Sicuramente le bioball funzionano meglio se disposte con ordine in colonna, dato che la superficie di contatto con l'acqua sarà maggiore e i fori all'interno di esse, allineandosi, permetteranno un flusso migliore riducendo al minimo i depositi. I mattoni invece saranno più di facile collocamento, dato che la loro struttura è stata studiata appositamente per avere maggiori porosità interne, favorendo così la colonizzazione anaerobica. Le sfere, secondo noi, sono indicate per lavorare al meglio all'interno di appositi reattori. Non quelli nucleari però, occhio. Oppure più semplicemente in zone di maggiore flusso in SAMP, per avere così un apporto di ossigeno elevato adatto ai batteri aerobici. Non dovrebbe funzionare proprio così. Funziona diverso. La manutenzione non è assente neanche in questo caso, soprattutto in una SAMP ricca di vita con animali filtratori, dove le porosità dei biomedia tenderanno a essere colonizzate da spugne e detriti, che ne ridurranno l'efficienza. Per questo è consigliato ogni circa 6 mesi di lavarne la metà con acqua del cambio oppure di sostituirne con nuovi. A titolo informativo, queste non sono biosfere, sconsigliamo l'acquisto di materiali non idonei all'acquario marino. Anche se la plastica è idonea all'acquario marino. Vi ricordiamo come sempre di seguire le pagine Facebook, Instagram e YouTube di Arte di Darifest. Ci vediamo venerdì prossimo con un altro episodio del Da Podcast. Io sono Riccardo E io sono Luca. e questo era il Da Podcast.